sono una madre presente grazie al mio lavoro, grazie al periodo storico che stiamo affrontando e anche perché per indole, voglio dire, mi riservo dei momenti esclusivi con mio figlio ed è bellissimo poterlo fare. Io che ti ho vissuto la struttura dall'interno, una cosa che mi ha veramente colpito quando stavamo insieme è che io a te t'ho visto, a parte che come dicevamo prima t'ho visto lì, cioè io arrivavo alle 9 e tu stavi là già da 2 o 3 ore, e vabbè. Sì, è vero. Io arrivavo ancora con l'occhio, tu stavi già lì. Attiva, attiva. Durante la giornata fino alla chiusura, io poi arrivato no, la chiusura, facevamo 2 chiacchiere, poi vabbè, io poi andavo via, tu continuavi a rimanere lì fino a dopo la chiusura per giocare con i tuoi cani, ma Sì. la cosa che è sorprendente è che durante la giornata se un tuo collaboratore, non so, era in difficoltà perché doveva spostare il dettino piuttosto che scopare a terra perché c'era vento e quindi c'erano, non so, delle foglie o qualcosa, cioè io a te ti ho visto fare tutte le cose che fanno i tuoi collaboratori. Credo che intanto la cosa bella delle aziende e degli imprenditori è che siamo tutti un po' diversi. Quello che fa la differenza è la politica aziendale. Io non ho mai perso di vista il senso del poter lavorare lì. Ripeto, io sono una persona molto fortunata a poter lavorare nella mia città, stando vicino alle persone che amo, poter fare quello che mi piace nella vita, perché sai, poi tante persone lavorano perché devono lavorare, io lavoro perché devo lavorare, perché sai, non ci dimentichiamo che il lavoro nobilita l'uomo e oggi è importante sottolineare questo aspetto perché la pandemia un pochino sta togliendo un po' di certezze, però credo che poi un imprenditore, chiamiamolo di successo, però in realtà che lascia il segno, secondo me, piuttosto che altro, perché poi i fallimenti non precludono il fatto di poter essere un imprenditore, nel senso che l'imprenditore mette anche in conto che un investimento non produca quello che si è atteso. Però quello che io ho imparato nella vita è che tu puoi fare qualsiasi tipo di carriera, ma non devi mai perdere di vista l'umiltà. E poi, Pasquale, sai cosa? Quella è sempre casa mia. Le mie aziende sono sempre casa mia. Quando entrano delle persone lì, sono degli ospiti che entrano in casa. Ed è giusto che trovino quello che si aspettano di trovare. Che Tutto siano pulito, onorati. tutto in ordine, che ci sia la professionalità, che ci sia il sorriso, che il titolare di un'azienda non sia lì pronto a incassare o fare incassare con un collaboratore un importo e poi scompare. È importante che li ascolti personalmente i feedback, che comprenda se c'è qualcosa che poteva essere fatto di più, meglio, o se è stato messo qualcosa, perché se poi non è la cattiveria di un collaboratore o di un educatore, parliamo nello specifico del Dog Water Park, nell'aver gestito una situazione, perché tu mi insegni che ogni cane, ogni proprietario di cane vive le cose in maniera differente, quindi come figure tecniche magari si vedono le cose in un certo modo, come proprietari di cani si vedono le cose in maniera diversa. È facile andare in contrasto spesso, no? Esatto, ed è quindi importante, secondo me, nello specifico, ripeto, nel Dog Water Park, ma come detto prima, nelle varie realtà, essere quanto più presente possibile, perché questo ti fidelizza un cliente piuttosto che lasciare che tutto prenda una piega un po' astratta. Per me è importante, io credo che ognuno di noi faccia la differenza e quindi non c'è un budget che ripaga, ma c'è il sorriso, vedere che rientra un cliente il giorno dopo o nel momento in cui può, perché sai, poi c'è comunque una spesa da sostenere. Ma Il che sia bello è questo. apprezzato, penso che no, la soddisfazione è che sia Sì. apprezzato anche
è quello che si fa all'interno dell'azienda, cioè il servizio che si offre. Penso che sia la più grande soddisfazione per un imprenditore. Questo io non mi ritengo una donna, un'imprenditrice di successo, però mi piace sapere che gli utenti, quando vengono nelle mie realtà, mi possano conoscere personalmente, vedere quanta passione ci metto io nelle cose. Questo è quello che io, guarda, ogni cane che entra, giusto, sbagliato, poi questo lo giudichiamo in un secondo momento, se sto parlando da educatrice o come titolare, però io sono, in quel momento, quando entrano da me gli utenti, io sono un po' egoista, perché io ho aperto questa struttura per un piacere personale. Quindi io ho bisogno di coccolarmi i cani, di conoscere le storie dei proprietari, e soprattutto non tradire le loro aspettative. Questo è. Punto. Quindi io lo farò finché si potrà lavorare serenamente così. E allora sì, è bello, è poter rinnovare i rapporti umani, potersi vedere, conciliarci con un caffè, poter organizzare uno split party, poter organizzare un compleanno, un evento, qualsiasi cosa possa essere bello da trascorrere insieme in quella sede o in altre sedi, perché chiaramente essendocene altre, sai, sì, poi non ci scordiamo, noi ci siamo concentrati sulla piscina, sul Dogwater Park, però in realtà il di Palma Sport racchiude palaghiaccio, acquapark, campi da calcio, di paddle, di beach tennis, beach volley, campi estivi per bimbi. Campi estivi per i bimbi, Sì, discoteche, campi da paddle, insomma. c'è tanta roba a cui sta dietro. Cerchiamo di essere sempre sul pezzo, almeno nello sport. Facevamo tante serate, sia per i teenager, sia insomma tanti eventi che erano davvero ben organizzati grazie ai nostri partner di lavoro, grazie agli sponsor, però c'è il comune, una cosa comune è volerlo fare bene, che poi sia in casa mia grazie alla collaborazione di tanti PR o che sia da me con degli istruttori di un'attività piuttosto che dell'altra, l'importante è che chiunque sia lì lo faccia bene, perché la mediocrità non deve prendere il sopravvento. No, cioè, non ci deve essere il cosiddetto Dio denaro, ci deve essere il rispetto per la gente che viene lì per fare una partita a calcio, per fare una partita di paddle o il genitore che porta il bimbo a fare il corso di nuoto. È importante che ci sia un percorso in onestà dove ci sia uno scambio di volontà, cioè io devo dirti guarda, per fare questa partita è questo, hai questo spazio, hai questi spogliatoi a disposizione, o tuo figlio ha queste competenze, dopo la lezione di prova possiamo fare questo percorso, in un anno può raggiungere degli obiettivi. Poi se una punta di diamante, che è bene che venga indirizzato verso l'agonismo, secondo le volontà del genitore, perché no? Però deve passare anche questo, non possiamo limitarci a pensare che un imprenditore è colui che fa un'attività ed entrano solo dei soldi. Per poter fare bene imprenditoria bisogna essere presenti, tutelare la propria politica aziendale e ascoltare anche il parere degli utenti che rinnovano la loro fiducia, perché tramite loro si può imparare tanto. Perfetto. Rossella, un'altra domanda. Cos'è per te il successo? Il successo è poter essere guardato dalle persone con stima, sapere che ti guardano non con invidia, ma sapendo chi sei, avendo fatto tanti sacrifici, lavorando onestamente. Quindi quando incontri uno sguardo, un sorriso, la voglia di trattenersi a scambiare due parole e non buongiorno, buonasera, non mi è simpatico, non c'è un rapporto empatico, oppure questo metodo non mi piace, ecco lì ci sono delle difficoltà. Io sono presente proprio per questo, perché
a me piace vedere se un utente si è trovato bene oppure no. Questo è il mio personale successo, vedere che gli utenti che vengono nelle mie strutture si sono trovati bene. E sicuramente questa cosa sicuramente viene apprezzata, perché non è comune. Magari è comune per la piccola bottega, però per un centro polifunzionale tipo il tuo è facile, no, trovarsi un distacco da chi poi ha le redini di tutta la paladana. Quindi questa roba sicuramente che stai dicendo è una bella arma, diciamo, per... Sì, sì, per fortuna poi dico anche questa e non ti interrompo più, ho la grande fortuna di poter lavorare anche con mio fratello che è una grande spalla, un grande supporto, e quindi oltre a mio padre voglio dire avere una realtà familiare dove se hai un dubbio, se hai un problema, c'è qualcuno che come te entra in empatia con gli utenti, per me è una grande garanzia di come debbano andare certe cose. Quindi davvero io mi ritengo fortunata per questi aspetti, non per quello che l'ingegno, la volontà di creare o di dare nuove realtà sportive, ma quanto più che altro di quello che già c'è o di quello che eventualmente possiamo creare ci sia la soddisfazione, il parere positivo di chi viene. Questo grazie alla mia famiglia. Perfetto. Prima ci stavi accennando che hai avuto dei problemi e che la tua famiglia appunto ti è stata molto, molto vicina. E penso che questo momento sia stato un momento particolarmente difficile, e quindi se, non so, se questo momento ti ha insegnato qualcosa, e cosa ti ha insegnato? Sempre se ce lo vuoi condividere, altrimenti. Allora Pasquale, io diciamo che io a già 6 anni ero molto vivace, ecco, c'è questo da dire. Sono sempre stata molto attiva, io a 6 anni ho rischiato la vita, mi è caduto un cancello in testa, ho avuto una ricostruzione parziale del cranio e quindi già quello, no, come genitori vedi la paura di perdere un figlio, sai che stare in una stanza iperbarica per tanto tempo ti segna come bambino già, no? Trovi il conforto negli sguardi dei medici, cioè a 6 anni sai già di doverti fidare, di dover temporeggiare per poter poi apprezzare quello che verrà dopo. Guarda, questa cosa mi ha segnato davvero tanto, ma poi sai nel tempo la vita ti propone nuove cose, quindi anche quando è stato male mio padre, è stata male mia nonna, sono eventi che secondo me quando sono presenti in una famiglia inevitabilmente cambiano l'essere umano, un po' la prospettiva. Nel mio caso è proprio questo evento ha fatto sì che nella mia vita l'importanza del poter trascorrere del tempo con le persone, con la mia famiglia in primis perché ero piccolina, con i miei amici in un secondo momento, ma poi comunque anche al lavoro, sai, quando non hai molto tempo da dedicare alla tua vita personale, ti rendi conto che quello scambio tra chi incontri quotidianamente e me che ho bisogno di interagire, questa situazione mi ha reso più ricca umanamente. Perché, sai, certe volte si perde di vista l'aspetto umano. Nel mio caso, per fortuna, no, perché voglio dire, se non ci fosse stato questo approccio al lavoro, agli utenti, al mondo cinofilo, ai bambini che io adoro, sicuramente gli utenti non avrebbero scelto me. Però ti dico che io personalmente ho scelto di dedicare del tempo alle persone perché le persone per me sono delle risorse.
È bello poter contare anche, sai, poi certe persone non sono più dei clienti, alcuni diventano amici, quando vedi che ci sono delle persone che tu tramite dei pacchetti con dei regali diventano clienti gold e poi diventano degli amici, Pasquale. C'è un rapporto che va proprio oltre la frequenza di un'attività. Ti rendi conto di andare in azienda e poter incontrare quella persona, poter uscire anche per prendere un caffè, quindi gli eventi nella mia vita sono stati da un lato tragici, però hanno avuto per fortuna un risvolto felice. Quindi anche questo c'è da dire. L'aspetto umano sarà sempre per me un modo per contraddistinguermi. Che ti ha insegnato proprio all'aver Sì. vissuto queste esperienze. In isolamento, io sono stata isolata 1 mese e mezzo, quindi ecco, per tornare poi a 6 anni, no? Immagina di questi tempi chi sta vivendo, no? Delle situazioni in pandemia, che sono delle tragedie familiari, ecco, non poter vedere tramite FaceTime o altri mezzi di videochiamata. Tu immagina ai miei tempi, io sono nata nel 78, ai miei tempi non esisteva tutto ciò. Le camere iperbariche erano delle stanze dove dopo gli anni 90 hanno inserito le vetrate dove il genitore poteva, no, comunicare o farsi vedere. Io ero isolata dal mondo, quindi sai, ti segna tanto, 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 tanto. Però Hai colto. prendi sempre l'aspetto positivo, no? La cosa più bella è trarre sempre da tutto ciò trarre sempre una nota positiva, perché non fa bene ripensare al passato in maniera negativa, anche perché voglio dire mi sono salvata, quindi almeno sai, posso raccontarle certe cose, posso lasciare una testimonianza di tutto ciò. Bravo, è il modo giusto di pensare. Torniamo a Rossella imprenditrice. Sì. Sempre per dare qualche spunto magari su chi, no, ha intenzione di buttarsi nel mondo dell'imprenditoria. Quanto è importante per un imprenditore imparare a delegare? Allora, sai, allora, è importante imparare a trovare delle persone che possano condividere un metodo di lavoro. Questa è la cosa più importante, saper cercare le persone giuste. Una volta che hai trovato delle figure giuste che possano innanzitutto apprezzare personalmente quello che io propongo, calcola che i miei collaboratori sono i primi fruitori delle mie attività. Cioè parte proprio dall'interno questa volontà di provare una disciplina piuttosto che un'altra per sapere anche le loro aspettative. Ho imparato a delegare e sono stata una persona molto fortunata perché la mia formazione è andata a buon fine. Calcola che io ho collaboratori aziendali da 15-16 anni. Gli ultimi, ma non ultimi per importanza, però voglio dire, sai, poi lo staff va anche rigenerato di nuove risorse, è con me da 6 anni. Sai, è importante trovare delle persone giuste perché anche chi collabora è una grande risorsa, grandi idee, ti dà degli spunti, ti fa pensare a cose che magari avevi non volutamente trascurato, però sai, l'avevi dato un po' per scontato. No, sai, degli aspetti pubblicitari piuttosto che una grafica, piuttosto che una tipologia di sì, un'attenzione specifica. Il tempo va un attimo sì. Ed è importante che queste persone che collaborano con me, ma credo che poi nelle imprese sia la chiave, ecco, del successo, avere delle persone delle quali ti puoi fidare.
che vogliano far conoscere il mondo che loro stessi stanno conoscendo e soprattutto che lo facciano in maniera fedele. Secondo me è quello. Secondo me è importante trovare delle persone però che lo facciano in maniera onesta e fedele a quello che un imprenditore ha creato, ha voluto creare o sta creando. Ma non per non lasciare l'iniziativa, perché è importante l'iniziativa dei collaboratori, però è anche importante un dialogo, cioè parliamone, capiamo cosa c'è di diverso, di bello da un'altra prospettiva, perché il cambiamento è necessario e quindi va bene, perché no? Certo. Ok, e un'altra domanda sempre come imprenditrice. Quanto è importante per un'azienda il diversificare? Perché si dice spesso, no, che è importante saper diversificare i propri investimenti e magari una spiegazione, diciamo, tecnica da parte di un imprenditore perché realmente questa cosa è vera, non è vera, e se è vera perché. Allora, guarda, nel mio caso, ti posso Avete dire, diversificato? nel mio caso abbiamo diversificato ed è stato anche molto bello poterlo fare e non parlo di un discorso economico, Pasquale, quando parlo della possibilità di poterlo fare, perché sai, gli imprenditori hanno 1000 idee che poi devono trovare con le istituzioni la misura del tempo, delle risorse, delle concessioni e questo non costa poca fatica per un imprenditore. Però detto questo, nel mio caso abbiamo potuto diversificare i contesti sportivi, gli eventi ed è importante poterlo fare. Credo che poi il motore di tutto sia la volontà. Se si vuole fare una cosa ci vorrà anche un pochino più di tempo, però la cosa si potrà fare. È bello perché ti puoi approcciare a persone diverse, perché se magari tu hai creato una realtà come quella dell'acquapark, ti stai rivolgendo a degli utenti che vogliono venire lì, sì, sicuramente a divertirsi, magari incontri delle persone, delle famiglie che si vogliono rilassare con i propri figli, ma puoi anche ospitare delle associazioni che sono dei portavoce di tante realtà, portatori di handicap, problematiche psicomotorie, problematiche familiari. Quindi, sai, l'attività estiva come quella dell'acquapark ci ha dato poi nel tempo lo spunto di poter attivare già quasi 30 anni fa i campi estivi, quindi rivolgerci a delle famiglie che o per necessità lavorative o perché volessero dare delle opportunità nell'estate dopo scuola ai ragazzini o dopo l'asilo, delle attività di divertimento e soprattutto legate allo sport. Quindi secondo me è importante poter diversificare. Però, sai, poi se una persona sta affrontando un momento come questo, ha timore, no? di poter avere degli slanci. Invece credo che il cambiamento che è in atto debba essere comunque uno stimolo. No, a questo tempo che siamo a casa e siamo molto penalizzati, calcola che io il palaghiaccio l'ho chiuso da 1 anno, cioè stiamo parlando di marzo, ok? E quindi sai bene che per un'attività, per un imprenditore, non poter aprire, non poter offrire i servizi, vengono tagliati fuori tutti i collaboratori, vengono tagliate fuori le famiglie, no, di agonisti, vengono tagliati fuori anche coloro che, voglio dire, fruitori abituali che però magari non sono degli agonisti che semplicemente venivano lì a divertirsi. Sai, inizia a pensare se quello spazio sia uno spazio che si potrà nel tempo trasformare a un'altra realtà.
Ok? Quindi è importante pensare quando si è a casa come imprenditore. Io leggo molto, mi informo, vedo molto internet, non potendo viaggiare. Prima per me i viaggi erano una grande risorsa di conoscenza. Adesso devo dire che i viaggi virtuali un po' mi aiutano a sopperire a questa grande mancanza. Ed essendoci nato questo cambiamento è fondamentale e doveroso che un imprenditore veda altre mete. Eh sì, perché Pasquale, sai cosa c'è? Che non si pensa soltanto, cioè l'imprenditore è tale grazie, come abbiamo detto sino ad ora, grazie anche ai collaboratori che ha. Io ho tantissime famiglie a casa, tra aziende diciamo stagionali e quelle in pianta stabile stagionale che inizia a settembre e termina a luglio. Io ho tantissime famiglie a casa, è doveroso per me pensare come ripartire, con quali energie, come riproporci sul mercato, non perdere la fiducia in quello che abbiamo costruito sino ad ora e quindi tenere sempre vivo anche la loro attenzione, il loro interesse e sapere che io ci sono insieme, in piccola parte, come dire, dalle istituzioni, ma nel momento in cui potremo ripartire, farò sì che si possa ripartire con quelle realtà e con altre a cui sto pensando, perché è giusto così. Io non sarei nulla se non avessi avuto delle persone accanto a me, delle braccia e delle spalle sulle quali poggiare, no? Un carico di lavoro notevole. Quindi è fondamentale per un imprenditore pensare al cambiamento in maniera positiva, non abbattersi. Quindi avere, diciamo, tra le varie caratteristiche che dovrebbe avere un imprenditore, avere proprio un senso, un'elasticità mentale Sì, sì. alla base, perché ecco, questo periodo, no, ci sta insegnando che se uno si fossilizza sulla sua attività e poi Sì. capita un periodo del genere o semplicemente un cambio di tendenza, senza neanche stare a pensare al Covid, ma un cambio di tendenza, che fai? Sì, certo, certo, Devi certo. reinventare qualcos'altro, no? Perché Come altrimenti no? finisce proprio la... Infatti oggigiorno secondo me dei business che andranno per la maggiore saranno e torneranno in voga le cosiddette sala giochi, perché calcola quanti ragazzi hanno speso del tempo a casa tra social e computer e giochi online e sfide online. E questo per un imprenditore può essere bello, però a livello umano non è bellissimo, sai, rinchiudere dei giovani in quattro mura è una sconfitta per gli imprenditori che invece hanno dedicato tanto lavoro sul benessere per proporre qualcosa all'esterno. Sì. No? Quindi un business non può essere sempre considerato positivo umanamente parlando, poi magari ci possono essere degli introiti tali per cui chiaramente non deve cozzare, no? Non deve cozzare con i valori di ognuno di noi, cioè quando fai di fare un qualcosa anche come imprenditore e pensi soltanto al denaro, quindi al business in questo caso che stai, però sei lontano dai tuoi valori probabilmente anche, sarà anche un qualcosa che poi andrà in perdita perché è troppo distante, magari lo apri, ma siccome è una cosa che è troppo distante dai tuoi valori personali, non è detto neanche che vada bene, paradossalmente, nonostante sia un business. Sai, questo purtroppo è il mercato che detta certe regole, però sai Pasquale, poi la famiglia è giusto che segua un po' di più i ragazzi nelle scelte di interessi sportivi, perché sai lo sport, quando si hanno delle difficoltà in famiglia ad essere ascoltati, lo sport crea delle regole. Per poter praticare uno sport devi conoscere le regole, devi rispettare per poter giocare bene. Se poi vuoi far parte dell'agonismo, devi sapere che l'impegno, la dedizione, il sacrificio devono diventare parte della tua vita. Quindi, secondo me,
la disciplina, secondo me lo sport va riqualificato, secondo me le famiglie devono dare più importanza allo sport e a livello umano anche, non so, cioè far sì che i ragazzi si possano ritrovare anche come forma di gioco, ma un gioco che non è più online, che non è più fatto di telefono, che non è più fatto di scambi di video, eccetera, eccetera, per non riportare un po' i canali cosiddetti conosciuti. Però bisogna uscire un po' come imprenditore, bisogna uscire vero, dalla propria comfort zone per conoscere nuove sfide. Però sempre, sai, Sì, sì, che non poi costa. si diventa dei borderline, devi fare delle scelte, se camminare a testa alta oppure dire io l'ho fatto per interesse e basta. Io potrò sempre andare a testa alta perché le mie scelte, guardandomi ogni giorno allo specchio, sono scelte dettate da grandi insegnamenti, grande stima per la gente e la voglia di trasferire la mia passione in qualsiasi contesto. Okay. Rossella, io non so come ringraziarti perché ci hai fatto una lezione di umana ed è imprenditrice, quindi grazie per questa intervista. Ma sono io che ringrazio te sempre per l'attenzione e per tutto quello che mi hai insegnato. Ok, allora intanto saluto te e ricordo a tutti quelli che ci hanno seguito che se è piaciuta anche questa intervista iscrivetevi al canale, mettete un like, se avete suggerimenti o domande da fare inseritele nei commenti e se c'è qualcuno di voi che si sente di voler raccontare la propria storia di successi personali, mi contatti in privato, discutiamo e mi farebbe piacere per ampliare anche i vari personaggi che ci stanno venendo ad aiutare per poter rubacchiare qualcosa da tutti quanti. Io ti do un bacio, Bacio a te. anche virtuale purtroppo, e saluto tutti i tuoi seguaci. Grazie Rossella. Ciao. A presto, spero. Ciao. 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 Ciao.